In questo video vi porto un titolo del quale in Italia se ne è sentito parlare un po' pochino ed è passato piuttosto in sordina nel panorama fumetto, complice il fatto che l'altra storia dell'universo DC è un lavoro senz'altro sperimentale, atipico in DC, ma probabilmente anche nel resto del panorama fumettistico internazionale. Infatti non lo si può definire a mio avviso una graphic novel, ma se vogliamo piuttosto, passatemi il termine, una novel graphic. Infatti, ponderante è la presenza di testo in prosa, a mo' di vero e proprio libro, accompagnato da illustrazioni che ci aiutano a focalizzare meglio cosa si sta narrando. Scritto da John Ridley con illustrazioni degli italiani Giuseppe Camuncoli e Andrea Cucchi con colori di José Villarubia e copertine di Marco Mastrazzo. Ma di cosa tratta questo libro nello specifico? Innanzitutto è diviso in 5 racconti che si focalizzano su 5 personaggi secondari di serie B, che fanno parte dell'universo DC e che hanno esordito tra i primi anni 60 e i primi anni 90. Ma qual è la particolarità di queste storie? In primis che le vicende ci vengono narrate in prima persona dai protagonisti stessi, da quando non erano nessuno a quando, grazie ai loro poteri e capacità, sono diventati parte integrante di quell'universo di supereroi, seppur in modo secondario. Racconti questi che mettono però in luce le difficoltà e le differenze non solo dal lato di un supereroe di serie B, ma anche e soprattutto dal lato umano e sociale, con le annesse difficoltà di interazione e comprensione. Infatti i nostri eroi in calzamaglia saranno calati come ovvio nella continuity di alcuni eventi che li hanno visti partecipi ai margini dei supereroi iconici principali, come la morte di Superman e Crisi sulle Terre Infinite, per citarne un paio, quelli che ho colto io da non perfetto conoscitore dell'universo DC perlomeno. Questa continuity è calata però anche nel contesto storico-culturale americano, che ci porterà alla scoperta dei lati più tabù, del suo aspetto più marcio, che riguarderà non solo i singoli cittadini, ma anche il lato politico-economico. Ma su questi temi ci arriveremo tra un attimo. Vi starete chiedendo, dopo questa breve introduzione, ok, ma chi sono quindi i protagonisti delle storie? Ve lo dico subito. Nel primo capitolo abbiamo Fulmine Nero, Black Lightning, ovvero Jefferson Pierce, che vedremo impegnato dapprima nella Legione di Supereroi e poi nella Justice Society of America, passando poi per i New Titans ed infine nella Justice League of America. Il secondo episodio vede come protagonista Bumblebee, calabrone alter ego di Karen Beecher Duncan, impegnata con i Titans e poi con la Doom Patrol, e suo marito Miles Duncan, il Guardiano, primo supereroe afroamericano che esordì nell'aprile del 1970 su Teen Titans 26. Quarto racconto incentrato su Tatsu Yamashiro Katana, personaggio ideato alla fine degli anni '80 facente parte degli Outsider e del gruppo Suicide Squad. Seguirà poi la storia di Renny Montoya, che ha esordito nel '92, un agente di polizia di Gotham City molto vicino a Batman, anche per la sua relazione omosessuale con Catherine Kane, la seconda Batwoman. Infine, nel quinto libro verrà analizzata la figura di Anisha Pierce, la Supergirl, figlia di Fulmine Nero ed indirettamente sua sorella, anch'essa dotata dei superpoteri come il padre. L'ascesa come supereroe da parte di questi reietti non sarà altro che il loro percorso terapeutico necessario per capire in primis se stessi e che li aiuterà ad affrontare il mondo a testa alta. Poc'anzi dicevo che il lettore si ritroverà non solo calato nella realtà dei supereroi, ma anche nella effettiva realtà storica americana. Seguiremo in particolare gli aspetti legati al razzismo e agli stereotipi di genere, dato che i supereroi narrati provengono da realtà diverse, da nazioni diverse, che non sono ancora ad oggi viste di buon grado tra gli americani di, passatemi il termine, pura razza. Un ottimo lavoro è stato fatto, a mio avviso, nel saper far combaciare i racconti di finzione dei supereroi con i fatti storici più importanti, come il crollo delle Torri Gemelle, le elezioni politiche con il cambio di testimone da Bush a Obama ed i loro diversi modi di gestione di alcune questioni sia a livello federale che statale, evidenziati anche quegli episodi più sconosciuti e secondari legati al fenomeno del razzismo, in particolare verso i giapponesi negli anni 70-80 e poi verso i coreani
con l'episodio su Katana. Ritroviamo scritti anche i fatti di cronaca nera che hanno interessato la popolazione afroamericana, la presenza massiva di droghe e locali notturni, la diffusione dell'AIDS negli anni 80-90 e molto altro. Anche la scelta dello stile di disegno si adatta bene ai racconti, in quanto cambia spesso, passando da uno stile anni 80 con una palette di colori piuttosto limitata ed un character design che va a riprendere quello di quegli anni, andando poi verso uno stile decisamente più moderno dei giorni nostri. Ma diamo spazio ora alle mie impressioni post lettura. Parto col dire che chiaramente non vi potete aspettare la narrazione e soprattutto un tempo di lettura di un normale fumetto, perché qui, come detto, si tratta di una novel e quindi testo in prosa non fatto di balloons. Va da sé che l'amore di testo è notevolmente superiore e più impegnata. Quindi, se non siete lettori abituati ai libri o non amate testi particolarmente lunghi, non riesco a consigliarvi questo titolo. Se invece qualche volta vi piace leggere anche un libro in prosa, questa narrativa potrebbe fare anche al caso vostro. È un testo più impegnativo, ma non come lo può essere un libro dei classici della letteratura, per capirci. Vi posso dire che a mio avviso è scritto bene, non proprio in modo semplice, ma non posso nemmeno dire di essermi trovato ad affrontare una scrittura forbita. Per lo più risulta molto scorrevole e godibile. È stata sicuramente un'ottima prova da parte di Ridley, ma mi ha lasciato un po' scontento. Infatti, come mi capita spesso per i comics americani, non sono riuscito ad empatizzare nemmeno in questo caso con i personaggi. Ok, sì, troviamo delle scene commoventi, accompagnate da disegni impattanti e toccanti, ma ugualmente non mi ha fatto empatizzare con i personaggi. Aggiungo inoltre che è sì un esercizio ben riuscito, ma a metà. Perché? Perché, come mi capita spesso, gli scrittori di comic danno per scontato che il lettore sappia già molte cose dell'universo DC e quindi conosca a grandi linee i fatti più importanti che hanno colpito questo mondo di supereroi, nonché la storia dei protagonisti stessi. Ne deriva un racconto che rimane sempre abbastanza superficiale e ripercorre i fatti e la nascita dei supereroi in modo approssimativo, seppur venga lasciato spazio alle varie emozioni dei nostri. Stesso discorso vale per i fatti storici presenti, che rimangono assai vaghi, proprio perché non ci troviamo dinanzi ad una lettura di un saggio storico. Tuttavia, io da lettore, lontano dalla cultura e dalla storia americana, ho appreso molte nozioni e curiosità di cui non ero a conoscenza e mi ha permesso di capire, seppur a grandi linee, certi aspetti che può conoscere un americano, ma non chi vive fuori dall'America. Infatti per me rimane ugualmente una lettura intelligente perché tu lettore puoi sempre approfondire certi argomenti fuori dal fumetto libro, sia durante la lettura che una volta conclusa. Tuttavia credo che Ridley abbia saputo trovare un buon compromesso tra realtà e finzione e non si poteva rendere il tutto in modo diverso. Ho apprezzato anche l'intersecarsi in alcune parti di certi fatti che hanno visto coinvolti in contemporanea i vari protagonisti ed il proprio diverso punto di vista sui comportamenti e sulle decisioni prese. In pratica alcune parti erano viste e vissute da diverse angolazioni nei 5 racconti. In conclusione, per me è stata una bella esperienza di lettura che rifarei, anche se per i motivi espressi in precedenza e per i miei gusti personali non la posso ritenere una lettura tra le migliori, ma sicuramente sperimentale nel panorama fumettistico.